Combattere e vincere. Com'è che si fa? Negli Sparatutto, saper combattere è un'abilità assolutamente essenziale, ma potrebbe essere più difficile di quello che sembra. Infatti, non si tratta solamente di sparare e squartare, ma ad una certa difficoltà serve anche elaborare una bella strategia. Oggi parleremo di Gear 5, di come far fuori larve, carrier, stampe e creature varie grazie ai consigli di Sun Tzu, l'autore del libro L'arte della guerra, e di come puoi applicare questi consigli nella tua vita reale per gestire i conflitti. Infatti, saper come gestire un conflitto al mondo d'oggi è una capacità che può tornare molto utile, ma non è così facile come sembra. Infatti, per prevalere su un nemico serve una grande preparazione mentale. Questo libro è diventato super famoso perché è pieno di consigli che puoi usare in vari ambiti della tua vita. Oggi però parleremo appunto della gestione dei conflitti e di come capirne le meccaniche. Iniziamo dal primo punto. Quello che devi chiederti all'inizio della guerra è proprio: è davvero necessaria una guerra? Eh sì, perché non sempre ti conviene scendere in guerra. A volte è molto più conveniente gestire i conflitti in maniera più diplomatica e calma. Scendere in guerra, infatti, costa un sacco di risorse, sia in termini di tempo che di energia. E, una volta finita, ti porterai le conseguenze dietro per un sacco di tempo. Insomma, potresti anche vincere la guerra, ma se le forze che hai impiegato sono altissime, potresti uscirne molto indebolito e qualche altro nemico ne potrebbe approfittare. Quindi, prima di dare battaglia, valuta bene la situazione. Fai una tabella dei pro e dei contro e valuta bene se ti conviene davvero entrare in guerra. Nel caso di Gear 5, oltre a non avere una capacità decisionale in questo senso, scendere in guerra serve per evitare la distruzione del mondo. Quindi ogni perdita in battaglia sarebbe comunque un risultato migliore rispetto a quello che si otterrebbe non combattendo. Ma nella vita non è sempre così. Supponiamo che tu detesti il tuo vicino di casa perché non fa altro che romperti le balle. Scendendo in guerra apertamente potresti renderlo ancora più ostile e stimolarlo ancora di più a renderti la vita più difficile. È chiaro che se il tuo vicino ha già pianificato di rovinarti la vita, non potrai far altro che scendere in battaglia. O magari pianificare di vendere la tua casa a una rumorosa famiglia di criminali. Ma nella maggior parte dei casi, un pacifico dialogo o un sano ignorarsi a vicenda può essere la soluzione più efficace. A questo proposito Sun Tzu diceva: chi in 100 battaglie riporta 100 vittorie non è il più abile in assoluto. Al contrario, chi non dà nemmeno battaglia, ma sottomette il proprio avversario, è il più abile in assoluto. Ora, supponiamo che la tua unica opzione sia quella di entrare in guerra. Ecco cosa devi fare. Punto 1. La motivazione dei soldati. Gente, se si scende in guerra e nessuno c'ha cazzo di combattere, per forza i risultati non saranno un granché. Quindi, se hai deciso di scendere in guerra, sia tu che chi combatte con te deve essere positivo, motivato e coraggioso. She'll be back. I know. But not if we find her first. Questo significa che la situazione che presenti a te stesso e agli altri deve sembrare vantaggiosa. È meglio che lo sia davvero, altrimenti che fai guerra a fare? Facciamo un esempio. Puoi dire: i nemici sono giganteschi e cattivissimi e, invece che ucciderti in battaglia, ti inglobano e ti rendono parte della loro rete, schiavizzandoti per sempre. Un po' come è successo alla mamma di Kate. Ma, ehi, forse ce la facciamo! Oppure puoi dire: vista la forza del nemico, sarà una soddisfazione pazzesca riuscire a batterli. Oltretutto, più un nemico è grosso e meno è agile. E noi sappiamo quali sono i loro punti deboli. Ce la faremo sicuramente. I nemici sono gli stessi, ma i punti su cui focalizzi l'attenzione sono diversi. Se sei convinto della tua forza, puoi trasformare il tuo vantaggio ipotetico in un vantaggio reale. E oltretutto, più la motivazione a combattere è forte e più i risultati ottenuti saranno migliori. Punto 2. Saper sfruttare le risorse. Un conflitto, come dicevamo prima, costa molto sia in termini di tempo che in termini di energie. Quindi devi prepararti in anticipo per essere sicuro di riuscire ad arrivare fino in fondo e di non stramazzare a metà del percorso. E anche per questo devi rendere la battaglia il più breve possibile. Comunque, sconfiggere il nemico non significa distruggerlo, ma significa farlo passare dalla tua parte e farlo lavorare per i tuoi scopi. Insomma, devi sfruttare le risorse e le forze dell'avversario e rivolgergliele contro, che poi è anche un principio dell'Aikido. In questo, le locuste di Gear 5 sono proprio dei nemici pro. Invece che distruggere il nemico, usano le loro larve per infiltrarsi nei tuoi robot e prenderne il controllo. Quindi, oltre che combattere contro i tuoi nemici, ti ritroverai anche a combattere contro le tue armate corrotte.
Ed è super frustrante sapere che i tuoi robot super moderni e super accessoriati sono diventati parte integrante dell'esercito del nemico. Quando poi iniziano a spararti addosso e sputacchiarti addosso larve che ti aggrediscono, allora questo diventa un ottimo esempio di come sfruttare le risorse del nemico. Insomma, tieniti stretto il tuo tempo e le tue energie e spingi invece il tuo avversario a utilizzarne in grande quantità. Terzo punto, la conoscenza. In un conflitto ci sono due parti caratterizzanti, te e gli altri. Se conosci te stesso e conosci anche il tuo nemico, allora hai ottime possibilità di vittoria. Possibilità che si dimezza se conosci solo te stesso. Se non conosci nemmeno te stesso, allora è meglio non scendere in guerra. In particolare, cos'è che devi conoscere? Beh, sarebbe meglio conoscere tutto, ma le cose davvero importanti sono 3. I tuoi punti forti, i punti deboli del nemico e il terreno di battaglia. Per i tuoi punti forti e i punti deboli del nemico penso sia abbastanza intuitivo. Per il terreno di battaglia invece si intende che tu devi conoscere bene la situazione, avere tutte le informazioni a riguardo e conoscere anche il contesto. In poche parole, non metterti a fare guerra sulla base di voci che girano, sul sentito dire, su indiscrezioni o pettegolezzi della gente. Ma vedi di informarti bene e avere un quadro completo della situazione prima di iniziare a sbranare qualcuno per magari qualcosa di infondato. Ed eccoci al punto finale. Si passa alla strategia. Grazie a tutti i punti sopra, potrai essere in grado di elaborare una strategia con i fiocchi. Wait a minute. You initiated launch? Maybe? Then get the hell out of there now! La cosa importante è elaborare una strategia che non sia prevedibile e non sia scontata, altrimenti se hai un avversario furbo non farà altro che anticiparti. Sun Tzu infatti diceva: adesca il nemico con la prospettiva di un vantaggio e conquistalo con la confusione. L'altra cosa importante è non adottare mai comportamenti estremi, quindi non puoi puntare esclusivamente sull'attacco o esclusivamente sulla difesa, ma devi sempre trovare un equilibrio. Immaginati in una battaglia in Gear 5. Se tu pensi solo all'attacco, ignorando completamente la difesa, i nemici ti faranno fuori abbastanza in fretta. Al contrario, se pensi solo a difenderti senza mai attaccare, i nemici alla fine invaderanno tutto il tuo territorio e diventeranno ingestibili. Quindi bilancia bene attacco e difesa per sconfiggere i tuoi nemici in fretta, quindi senza logorare il tuo esercito, ma senza nemmeno metterlo in pericolo di vita. Un buon metodo per iniziare è conquistare le posizioni strategicamente preziose del nemico. Ad esempio, una torretta da cui un singolo drone continua a spararti e fa fuori tutta la tua squadra. Insomma, devi prima risolvere il grosso del conflitto e poi occuparti dei dettagli, e non il contrario. Altrimenti ci saranno un sacco di vittime e pochi risultati. Spesso, durante un conflitto, soprattutto se si parla di conflitti tra partner, si tende ad impuntarsi sulle piccolezze e sui dettagli ed ignorare il problema grosso che sta alla base di tutto. Il classico elefante nella stanza, insomma. Il problema noto di cui nessuno vuole parlare. Ecco quindi che una buona strategia deve puntare a risolvere il conflitto alla fonte e dopo occuparsi dei dettagli. Questo lo puoi fare considerando tutti i punti sopra. Quindi, ricapitolando, abbiamo la motivazione dei soldati, la gestione delle risorse, la conoscenza tua, la conoscenza del nemico e la conoscenza del terreno di guerra. Spero con questi 5 punti di essere riuscita a darti un contributo pratico per gestire meglio i tuoi conflitti e le tue battaglie. Fammi sapere nei commenti se questo video ti è stato utile e se vuoi approfondire o rimanere in contatto con me, in descrizione troverai i link del mio blog e dei miei social network. Iscriviti al canale per non perderti nuovi video e rendere la tua vita migliore grazie alle tue passioni.